Ben ritrovati al nostro terzo appuntamento, mi ripresento, io mi chiamo Antonio, guida turistica di Firenze da circa 6 anni. In questo terzo video vorrei parlarvi di un grande esploratore del XVI secolo, Giovanni da Verrazzano, che ha letteralmente gettato un ponte tra il Chianti, Greve in Chianti in particolare, Firenze, la Francia e il Nuovo Mondo, soprattutto la città di New York. C'è da dire anche che la fortuna e la fama non hanno arriso a Giovanni da Verrazzano per secoli. Fortunatamente il XX secolo ha riportato in auge questa figura e riconosciuti tutti i suoi meriti. Nelle foto introduttive abbiamo visto i due monumenti dedicati al navigatore, quello in piazza Greve Chianti e quello nel parco di New York, entrambi dell'inizio del Novecento, proprio a testimonianza della riscoperta di questa grande figura. Giovanni ebbe sicuramente un'educazione fiorentina nello studio fiorentino, così si chiamava l'università dell'epoca, apprendendo nozioni di geografia, di matematica, di diritto e anche di astronomia, ma soprattutto un'apertura verso il mondo, un'educazione umanista di apertura e di curiosità verso il mondo conosciuto all'epoca. Sappiamo anche che in giovane età lui fece un viaggio della durata di 2-3 anni andando alla scoperta del mar Mediterraneo, soprattutto toccando le zone del Medio Oriente, Siria e Egitto in particolare, dove accrebbe la sua conoscenza di popolazioni anche lontane e altri usi e costumi. 1515 sale al trono di Francia Francesco I, un uomo di grande cultura, amante dell'Italia, amante dell'arte italiana, amante del nostro Rinascimento, e nei vari anni a seguire lui chiamerà alla sua corte artisti italiani del calibro di Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Benvenuto Cellini, Prima Ticcio e soprattutto Leonardo da Vinci, che passerà gli ultimi anni della sua vita alla corte del re come il suo artista personale, terminando i suoi giorni nel 1519. 'La spedizione in Magellano impressionò il mondo, ma non fu un successo commerciale. Questo perché la rotta aperta per l'Oriente era troppo complicata e troppo lunga rispetto a quella che passava da Oriente, circumnavigando l'Africa, che era stata aperta da Vasco da Gama una ventina di anni prima. Giovanni da Verrazzano sicuramente ammirava questi grandi uomini e voleva emularli, non solo quelli che abbiamo citato, ma anche i connazionali, Vespucci e Colombo, ad esempio, e trovò nel re di Francia un alleato ambizioso. La Francia non voleva più restare a guardare, ma voleva partecipare anch'essa in questa competizione globale e cercò una via per l'Oriente, ma stavolta passando dal nord del Nuovo Mondo, una rotta ancora inesplorata. 1524 partì la spedizione da un porto in Normandia, passando per l'isola di Madeira e arrivando inizialmente in una località della Florida. Nei successivi mesi Giovanni da Verrazzano percorse 1800 km sulla costa est degli attuali Stati Uniti, prima di fare ritorno in Francia a luglio dello stesso anno. Non trovò il passaggio per l'Oriente, tanto agognato, ma la sua esplorazione rafforzò la teoria, probabilmente in maniera decisiva, che si trattava di un nuovo continente, come già aveva ipotizzato Amerigo Vespucci. 17 aprile 1524. La spedizione entra in una baia che Giovanni da Verrazzano ci descrive con queste parole. Trovammo un sito molto ameno, posto in fra due piccoli colli eminenti, in mezzo dei quali correva al mare una grandissima riviera, la quale dentro alla foce era profonda e dal mare saria passata ogni oneraria nave, nel senso che il fiume era talmente largo che delle navi imponenti vi sarebbero potute entrare arrivando dal mare. Il fiume fu denominato dal navigatore Vendôme, la zona fu chiamata Angoulême, due località francesi in onore al paese che aveva finanziato la spedizione. Oggi quello è il celebre fiume Hudson e la località è proprio la città di New York.
Come dicevamo, la fortuna non è stata clemente nel corso dei secoli. Col Verrazzano, pochi anni dopo la prima spedizione, lui ne organizzò un'altra, finanziandola anche con propri mezzi nel 1528, e sarà lì che troverà la morte, probabilmente in un'isoletta dei Caraibi. Lui, questo la storia ci dice, fu catturato e divorato dai cannibali. È il fratello Girolamo che lo scriverà, fratello che assistette alla scena. Nei secoli successivi, tutti i nomi che Giovanni aveva dato, località della costa est degli attuali Stati Uniti, furono modificati dai navigatori olandesi e poi inglesi. Nell'Ottocento fu messa addirittura in discussione la sua spedizione, la veridicità della sua spedizione, ma nel Novecento queste teorie sono rientrate e nel 1964 la città di New York gli ha dedicato un monumento estremamente importante, riconoscendolo come il primo scopritore della sua baia. Sto parlando del Verrazzano Narrows Bridge, che all'epoca fu il ponte ad arco sospeso più lungo del mondo. Siamo giunti alla fine del nostro percorso sulla vita di Giovanni da Verrazzano. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube, senza dimenticare gli altri social per essere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Grazie a tutti, un saluto e alla prossima!